Ciao, spero tanto di esservi mancato. In ogni caso, benvenuti o bentornati su Psicologia nell'angolo. Oggi, dopo tante volte in cui l'avevo promesso e tante volte in cui l'avevo accennato, segue montaggio di parti dei miei video in cui lo accennavo. Stanno succedendo delle robe mai viste prima. Per esempio, maschi e femmine della stessa classe sociale, quindi il discrimine non è la classe sociale come era sempre stato, il reddito di conseguenza come era sempre stato e l'educazione fino a oggi, stanno prendendo due direzioni politiche completamente diverse, cioè maschi e femmine della stessa classe sociale, giovani maschi e giovani femmine, vanno gli uni verso il conservatorismo, le altre verso il progressismo. Vorrei discutere con voi di un tema che io trovo assolutamente cruciale da tanti punti di vista, molti dei quali sono poi quelli che affrontiamo sul canale. Questo è un tema che è importante per il discorso generale sulla solitudine, sulla divisione che è presente nella società contemporanea, soprattutto tra le persone giovani e le persone che non hanno tantissime prospettive nella vita, non perché siano necessariamente poveri, ma forse proprio per il fatto di essere giovani in un paese che e in generale in un continente che non ama tanto i giovani. E poi è molto importante per le tematiche che hanno a che fare con le relazioni di coppia, col rapporto tra l'uomo e la donna, è il tema di oggi in un certo senso del rapporto tra uomo e donna. E infine ha una grande importanza per quanto riguarda, sembrerà strano se una volta che svilupperò l'argomento, ma è così, per quanto riguarda ancora una volta la selezione del partner e gli argomenti a esso correlati. Però questo è un discorso che va molto oltre questi argomenti, li attraversa, li tocca, li influenza, però è una cosa di una portata gigantesca. E come tutte le cose di una portata gigantesca non può essere certo esaurita da un video su YouTube, anche se questo video, e vi garantisco, non sarà questo il caso, durasse 3-4 ore. Non basta, non basterebbe un video collettivo delle migliori menti della durata di 10 giorni per esaurire questo argomento, nel senso per dare una risposta univoca. Questa è una di quelle risposte che non sono mai univoche, nel senso che ognuno dà la sua. Quello che sentirete oggi da me è la mia interpretazione sui fatti, accompagnata da qualche spiegazione e soprattutto, come vi dicevo, limitata in un certo senso agli argomenti che maggiormente mi interessano. Il titolo del video oggi è criptico, quindi è possibile che alcuni di voi abbiano cliccato un po' così all'oscuro. E allora spieghiamo di che cosa si parla. Si parla di un fenomeno che è stato osservato da lungo tempo ormai e per gli argomenti trattati su questo canale è inconsueto, anche dalla scienza ufficiale, cioè è stato oggetto di studi psicologici e sociologici condotti con i mezzi tradizionali dalle agenzie tradizionali, con uno scopo sicuramente che non è il mio, non è quello che non è quello che interessa a me, forse non è quello che interessa a voi, ma comunque non ci interessa perché queste agenzie, questi governi per la verità, ci hanno fatto il grande favore di darci tanti numeri su cui riflettere per isolare un fenomeno che però dal punto di vista empirico molti di noi avevano già notato. Qual è questo fenomeno che io ho chiamato grande divisione in modo un po' forse, non direi clickbaity, ma sicuramente un po' enfatico? È la grande divisione tra gli uomini e le donne, o per meglio dire tra le giovani donne e i giovani uomini, che appartengono alla stessa classe sociale e che però, nonostante questo, hanno idee politiche e sociali e in generale una visione del mondo, per dirla alla tedesca e fare intellettuali una Weltanschauung, radicalmente opposta. Sembrerebbe una cosa di poco conto, o addirittura sembrerebbe una cosa che c'è sempre stata, quindi su cui non avrebbe particolare senso soffermarsi, ma non lo è. E andiamo a vedere perché. Erano sempre le donne, e più di tutte quelle giovani, ad aderire con il massimo del bigottismo al partito. Quelle che ingoiavano gli slogan, le spie dilettanti e le fiutatrici dell'eresia. George Orwell, 1984. Premessa delle premesse. Io ho detto in modo, come sempre, un po' pedante, ho fatto questa precisazione dicendo che questa divisione riguarda giovani donne e giovani uomini che appartengono alla stessa classe sociale, perché altrimenti il discorso non avrebbe nessun senso, o meglio, il discorso sarebbe assolutamente scontato e lo potremmo esaurire dicendo che persone di classi sociali diverse hanno interessi diversi. Perché poi alla fine della fiera questa è la politica, da un punto di vista psicosociale e da un punto di vista anche materiale, e due cose che si intersecano naturalmente, come sempre. Alla fine che cos'è la politica stringi stringi? La politica dal punto di vista di un elettore, non dal punto di vista di chi la fa per professione eventualmente o per vocazione, è cercare di favorire i propri interessi, cioè cercare di vivere cercare di far arrivare al potere delle persone che portino avanti delle politiche, cioè delle decisioni più favorevoli al proprio stile di vita e alle proprie necessità. Sic et simpliciter.
Poi ovviamente non è vero che sic et simpliciter, e ci arriveremo che non è così, però di base, un povero che vota per un governo che vuole diminuire le tasse a vantaggio delle persone più ricche, non sta facendo il suo interesse. Se vota così, si vede che ci deve essere qualcos'altro, e quel qualcos'altro può essere una motivazione di tipo psicosociale, e allora lo andiamo a investigare. Però di base le persone votano, e questo è stato sempre il fulcro dell'analisi della scienza politica. Le persone votano per fare i loro interessi. Questi interessi tipicamente sono sempre stati, prima di tutto, tra tutti, l'interesse economico. Esemplificato magistralmente in uno sketch di Guzzanti, che sembra preistoria, perché sembrano passati 100 anni, ma in realtà lo sketch è del 2018, in cui lui diceva, parlando delle elezioni del 2018, che i poveri al sud hanno votato il reddito di cittadinanza perché volevano i soldi, e i ricchi al nord hanno votato per la flat tax perché non volevano pagare le tasse. Come giudica il risultato così incredibile di queste ultime elezioni? E che c'è da capire? Al nord i ricchi vanno alla flat tax e al sud i poveri vanno al reddito di cittadinanza, e non ci avranno né l'uno né l'altro a seconda di chi gli daranno in carico. In realtà non è andata proprio così, però è un bel esempio. Uno vota un partito che propone delle cose che vanno a suo vantaggio da un punto di vista economico, per stare meno male eventualmente, o per stare meglio e arricchirsi. Molto semplice, niente da dire. Un altro orizzonte ideologico, un altro orizzonte importante per determinare il voto, perché non di solo pane vive l'uomo, è anche l'orizzonte ovviamente ideologico, soprattutto quello di natura religiosa, proprio laddove intendiamo religione nel senso etimologico del legare insieme tante persone. In Italia si è sempre cercato di capire come votavano i cattolici, che significa tante cose in realtà i cattolici, perché in teoria tutti gli italiani sarebbero più o meno cattolici, ma che significa? Le persone che davvero vivono la religione come una dimensione importante della loro vita, vanno in chiesa tutte le settimane. Famosa citazione, oggi è giornata di citazioni. Dentro il seggio elettorale Stalin non ti vede, Dio sì. Terza cosa, poi c'è l'orizzonte ideologico un po' più sparso che riguarda tutti i grandi temi che non sono economici. Per esempio, qui in Italia c'è stato un importante movimento quando si è dovuto decidere se legalizzare di fatto il divorzio, l'aborto, tutti questi grandi temi sociali, che sono pure delle cose che orientano in modo un po' più sparso la popolazione. Fino a qua tutto chiaro. Dov'è il problema? Il problema è che l'analisi uomini-donne non entrava molto in questo discorso. Cioè, fino a un tempo relativamente recente, gli uomini e le donne che appartenevano allo stesso gruppo sociale, allo stesso censo, alla stessa classe sociale, o che appartenevano alla stessa ideologia, più o meno votavano allo stesso modo, con scostamenti neanche tanto percepibili. Certo, c'erano delle differenze tra uomini e donne dello stesso censo, nelle intenzioni di voto, nell'impianto ideologico, però grosso modo il discrimine era quello: i soldi, la religione, l'appartenenza a una determinata religione, e là eravamo. Quindi le analisi e soprattutto la campagna elettorale si faceva sulle classi, uomini e donne insieme. La classe media significava uomini e donne della classe media. Quello che si è notato di recente è, tra l'altro, io ho iniziato a pensare questo video, come avete potuto vedere dai reperti, tanto tempo fa, ma è stato pubblicato, sicuramente è stato fatto tanti mesi fa, forse anche anni, uno studio europeo su tanti paesi, che linkerò ovviamente nella descrizione, in cui si cerca di dimostrare, come dicevo, scientificamente proprio questo fatto, che questo sta cambiando, e sta cambiando nelle generazioni più giovani soprattutto, quelli che tra poco voteranno per la prima volta, quelli che diventeranno corpo elettorale, in Italia e in tanti altri paesi sviluppati. E che fanno questi? Intanto sembrano non essere più tanto fedeli alla loro classe sociale. Cioè sembra che la differenza fondamentale non sia più tanto appartenere alla borghesia, appartenere al proletariato, appartenere a una famiglia religiosa, appartenere a una famiglia con un orizzonte ideologico ben preciso. La differenza fondamentale, che ovviamente non cancella tutte le altre, ma in qualche modo le precede, è essere maschio o essere femmina. Ancora più banalmente, i giovani maschi sembrano, e l'ho detto già in un altro video, andare verso una direzione di conservatorismo, soprattutto su temi di natura sociale, ma anche economica e anche, per esempio, ambientale, e le giovani femmine sembrano andare nell'altra direzione, progressismo molto radicale. E lo ripeto, i giovani uomini e le giovani donne
che magari vivono nella stessa casa, che hanno lo stesso introito, che hanno gli stessi genitori, che hanno frequentato la stessa chiesa. A parità di condizioni, maschi e femmine stanno andando in due direzioni completamente opposte. E secondo voi, conoscendo questo canale, su chi ci soffermiamo per prime e con maggiore interesse? Ma ovviamente sulle donne. Cominciamo da una considerazione semplice, banale, ma fondamentale. Se possiamo fare questo discorso, se siamo qui a fare questo discorso, è perché le donne possono votare. Le donne possono votare da poco tempo. In Italia possono votare da circa 77 anni, 78 anni, considerando il primo referendum tra monarchia e repubblica. Una cosa del genere, non si arriva a 80 anni. In molti altri paesi dell'Europa occidentale si è arrivati da poco ai 100 anni, quindi parliamo di uno scherzo nella storia del mondo. Poi non è che gli uomini in senso di suffragio universale votino da tanto tempo, perché l'idea del suffragio universale maschile in Italia per esempio è arrivata ai primi del Novecento, non è un'idea recente, non è un'idea antica neanche quella, però l'idea degli uomini che votano invece è molto antica. Poi ogni società ha deciso chi erano gli uomini che più o meno potevano esercitare il potere, passivamente e attivamente. Però comunque è un'idea molto radicata, le donne no, è un'idea nuova. E forse questo è il primo elemento che ci dà un po' da pensare. Cioè che le donne ancora, in grossa parte, non si sono abituate tanto all'idea di votare, il che è una bella cosa, perché accogliere questa libertà con entusiasmo è una cosa meravigliosa. Gli uomini invece sì. La maggior parte degli uomini, anche se ha la stessa età delle sue coetanee, in qualche modo però sente un peso, il peso della storia. Lo sente molto di più, perché la straordinarietà del potere votare gli appare meno straordinaria, per l'appunto. Una cosa che tutto sommato, forse, avrebbe potuto fare nell'antica Atene, in un comune italiano del Rinascimento, anche del Medioevo, perché no? Una cosa che avrebbe potuto fare ai tempi della Comune di Parigi, e via via così in tantissime altre istanze nella storia. Tutte queste istanze che ho appena nominato, il comune italiano del Medioevo, la Comune di Parigi, la Costituente francese e chissà quante ve ne potranno venire in mente, ecco, tutte queste situazioni erano situazioni in cui al massimo degli uomini di classi sociali più basse combattevano per avere il diritto di pesare qualcosa nella politica, ma di donne non se ne parlava, ma proprio no, ma proprio assolutamente no. Quindi un uomo, magari anche un giovane uomo, la straordinarietà del poter esprimere la propria opinione, candidarsi e eventualmente mantenere questo diritto senza pesarlo, non la vede. È possibile che un giovane uomo cominci a pensare ad altre forme, al di fuori della democrazia per come la conosciamo, la democrazia rappresentativa, e che non veda la democrazia rappresentativa come questo valore altissimo, perfetto, intoccabile, quasi sacrale. Una cosa che a me ha sempre colpito è quanto c'è una dimensione sacra della Repubblica, per esempio del modo in cui alcune persone vedono la Costituzione della nostra Repubblica. Dico nostra nel senso che ci viviamo, perché vabbè. E invece le donne sì, perché si devono ancora, lo ripeto ulteriormente, perché si devono ancora abituare in un certo senso a questa straordinarietà di questo diritto che hanno acquisito veramente da poco. 4 generazioni in Italia, non di più. E quindi questo già può essere un primo indizio, un indizio concreto, perché questa è la sezione delle ragioni concrete del perché le donne sono più progressiste degli uomini, specialmente le giovani donne, è che sono più progressiste perché i partiti progressisti sono quelli meno autoritari, a parole, perché poi non è nemmeno vero, comunque a parole sono i partiti meno autoritari e che più di tutti tengono a mantenere lo status quo, cioè a dire la democrazia parlamentare è un valore assoluto, non si può toccare, non si può mettere in discussione, perché Dio ne scampi, se la mettiamo in discussione crolla tutto il sistema e torniamo a vivere, punto secondo, in un sistema che invece non è più una democrazia parlamentare, ma magari si basa su altri principi e in cui il potere non è più detenuto da persone che hanno vinto un'elezione e che quindi in teoria sono arrivate al potere senza violenza e senza altri mezzi coercitivi, ma magari viene detenuto da un uomo forte, per dire, che invece il potere se l'è preso. Perché tutti noi sappiamo perfettamente che se per caso si torna all'uomo forte, oppure a una specie
di oligarchia, insomma, con qualsiasi sistema che non sia la democrazia all'occidentale, la democrazia parlamentare, dove il potere si guadagna secondo modalità super prescritte, con deviazioni diciamo minime, anche se poi non è vero, perché anche noi sappiamo questo, però certamente non si guadagna facendo il signore della guerra tipo in Africa. Ecco, nel sistema in cui invece il potere si guadagna in un altro modo, con la violenza, con l'inganno, con, come dicono gli inglesi, scheming, cioè facendo degli imbrogli di palazzo in tutte altre maniere. Tutte le volte che questo è stato creato, tutte le volte che le persone sono vissute dentro un sistema del genere, in cui non conta più l'ottenere i voti, per così dire, in modo civile, ma conta invece la spietatezza, la capacità di far valere il proprio punto di vista, di infiammare magari una grande massa di persone. Mi vengono in mente certe rivoluzioni. Ecco, lì, fino ad ora, nella storia dell'umanità, le donne in questi sistemi hanno avuto un impatto risibile. Ci sono state alcune donne che erano eccezionalmente brave in questo gioco del trono, per fare una citazione, però per la verità... E io credo che molte donne occidentali, soprattutto giovani, sappiano bene che se si passa dalla democrazia parlamentare a quest'altro sistema, saranno sicuramente tagliate fuori. E ovviamente lo vogliono evitare. La politica, come dicevo, è il gioco degli interessi. Parlando di interessi, i stati moderni spendono una quantità infernale di denaro, mai vista nella storia dell'umanità. Mai vista nella storia dell'umanità. Mai. Una delle cose più interessanti di ascoltare Barbero è quanto i stati, stati non è un termine proprio, ma comunque quanto le entità statali del Medioevo, dell'antica Roma o del primo Rinascimento, ma fino ad arrivare anche all'età moderna, alla prima età moderna, spendevano niente, non avevano ospedale pubblico, non avevano una vera forza di polizia, non avevano istruzione pubblica. Dove li mettevano i soldi? Non li mettevano. Li mettevano in quelle che oggi noi chiameremmo grandi opere, costruire la cattedrale, costruire il ponte quando serviva, costruire la reggia per il sovrano, ma poi a parte questo non è che spendevano niente. I stati moderni spendono un'infinità di denaro per garantire scuola pubblica, ospedali, eccetera, eccetera. Fatevi due ricerche, non credo che avrete bisogno di me, e vedrete, andate per esempio a cercare la percentuale di donne che sono impiegate in un ospedale pubblico. Non parliamo della scuola, non parliamo delle scuole diciamo di grado più basso, quindi le scuole elementari o addirittura asili, non parliamo di RSA, che sono un grande tema visto che stiamo diventando un popoli di vecchi. Ecco, tutta sta roba, tutto questo carrozzone è finanziato dallo Stato. Punto e basta, è finanziato dal welfare dello Stato, cioè dalle tasse dei contribuenti. Generalmente, non è un dogma, ma generalmente le persone, i conservatori, soprattutto i conservatori moderni di tipo all'americana, ma più in generale tutti i conservatori, vorrebbero tagliarle queste spese e passare da un sistema di responsabilità, diciamo, diffusa, in cui di fatto lo Stato si prende cura dei suoi cittadini, o almeno ci prova, a un sistema di responsabilità molto più individualizzata. Se questo succedesse, la condizione economica delle donne, che ancora una volta l'idea di parlare di donna come consumatrice ha forse 70 anni, 80 anni come idea, prima le donne non erano consumatrici. Se questo accadesse, le donne sarebbero gravemente penalizzate, cioè molte di queste donne perderebbero il loro lavoro, ma senza mezzi termini. Sì, avremmo l'ospedale privato invece dell'ospedale pubblico, ma con tutti gli altri ritmi, con tutto un altro processo di assunzione. Avremmo la scuola privata, sì, ma senza quote specifiche. I settori che invece sono a totale o quasi totale presenza maschile nel lavoro sono tutti settori che non verrebbero toccati da questa cosa. Si continuerebbe a costruire, sicuramente verrebbe garantito un corpo di polizia, si continuerebbe ad avere bisogno di idraulici, meccanici, tecnici, corrieri, tutti questi lavori. Quindi se lo Stato diventasse più simile, che è poi quello che vogliono i conservatori, soprattutto i conservatori più estremi, agli stati medievali, e non ci fosse più tutto il welfare, le donne dal punto di vista economico avrebbero un tracollo, la loro disoccupazione schizzerebbe alle stelle. E questa occupazione se la sono guadagnata
Vabbè, l'hanno ottenuta non da tantissimo tempo, e quindi è normale che ne siano gelose, e quindi è normale che abbiano una visione molto più progressista della società, però per motivi pratici, perché ci guadagnano con quella visione progressista, con la visione dello Stato assistenzialista che aiuta, perché sono loro che fanno questi lavori di cura, anche se loro dicono che non so, anche se le donne dicono che non sono naturalmente più predisposte a questi lavori, ma sarà perché è un fatto culturale, ma sarà perché è un fatto biologico, sarà perché quello che volete, ma sono loro che sono infilate in questi lavori di assistenza, garantiti dallo Stato, più che altro. A proposito di scuola, parlavamo pure di questo. La scuola pubblica, in Italia, in Francia e Spagna, in America di meno, ma comunque lo è il bastione, l'ultimo bastione di progressismo e di un certo tipo di, chiamiamolo socialismo. È forse l'ultimo ambiente del mondo, ambiente sociale del mondo, ambiente psicologico, chiamiamola psicosfera del mondo, dominata da certe regole che poi fuori nel mondo vero non valgono e non segue praticamente più nessuno. Da certe idee che lì dentro sono dominio assoluto, e poi là fuori però il partito al governo dice l'opposto, cioè letteralmente tu hai il presidente del tuo paese che segue una politica di un certo tipo e ha il controllo politico del paese, poi vai a scuola, però l'atmosfera cambia completamente, è proprio una bolla chiusa in cui c'è tutto un altro governo, altre regole, si vive con dei modelli di comportamento che sono vecchi di almeno 30-40 anni, almeno 30-40 anni indietro. Le donne ci stanno magnificamente. Io l'ho detto, metterò un grafico che è uscito in questi giorni, anche questo, sulle differenze di performance tra maschi e femmine in tutti i paesi, anche i paesi più disparati e disperati del mondo, perfino lì dove un tempo, fino a pochissimo tempo fa, le donne erano tenute in uno stato di analfabetismo, poverine, viene da dire, anche lì ormai le donne, le ragazze stracciano i maschi a scuola, perché la scuola è l'unico ambiente del mondo rimasto probabilmente in cui i conflitti sono tutti azzerati. A scuola non si può litigare, soprattutto si può litigare fisicamente, è proibito. Chi lo fa viene espulso da questa cosa. C'è una gerarchizzazione totale, manco nell'esercito c'è una gerarchizzazione così forte, accompagnata da un non spirito di cameratismo, ma da una competizione interna. C'è una divisione dei compiti spietata. Viene premiato sistematicamente il più aderente al modello, non il più bravo, non il più intelligente, ma il più aderente al modello, quello che rispetta di più consegne date dall'autorità, e l'autorità è la più inspiegabile. Non si capisce perché che cos'è l'autorità. Cioè, la maggior parte degli insegnanti di scuola superiore in questo paese non ha scritto un libro in vita sua. Non ha scritto un libro. Non ha nessuna statura di tipo intellettuale, non ha niente. È semplicemente un funzionario messo lì per motivi ormai veramente incomprensibili, perché se voi avete commesso, io l'ho commesso, l'errore di provare a infilarvi nelle graduatorie delle supplenze del GPS, vedrete che il sistema di selezione non è disumano, è una cosa uscita da un libro di Orwell, non si capisce un cazzo, non si capisce niente. Questo insegnante è un funzionario oscuro, completamente privo in sé per sé di carisma. Magari ce l'ha, però non è richiesto che ce l'abbia, e la maggior parte degli uomini non lo vuole seguire un leader di questo genere. Soprattutto una donna, mi dispiace dirlo. Non la vuole seguire. Chi sei tu? Che sei venuto a fare qua? Che mi rappresenti? Che sai fare di preciso? Fammi vedere quello che sai fare. E io eventualmente ti seguo. Una parte non risibile degli uomini capisce subito, al volo, in un secondo, soprattutto gli uomini, quelli che hanno un po' di, come dicono gli inglesi, un po' di furbizia di strada, capiscono immediatamente quando una persona non ha nessun tipo di abilità specifica e nasconde questa incompetenza dietro i titoli e dietro l'autorità garantita da altri, e sbatte le mani sul banco e fa tanto casino, ma in realtà ha una paura fottuta. Questo, gli uomini, soprattutto, dicevo, quelli un pochino più scafati, anche se sono giovani, lo capiscono subito, in un battito di ciglia lo capiscono. E quando l'hanno capito è finita ogni possibilità di avere rispetto per una persona di questo genere. Finita. Il problema qual è? Che tu abbia rispetto o no di una figura di questo genere, l'unica possibilità di fatto nella vita per andare avanti è avere nel mondo occidentale, con pochissime eccezioni,
è diplomarti e poi laurearti, se vuoi arrivare agli strati superiori della società, anche se non è nemmeno vero, ne discuteremo forse un'altra volta di questo. Ecco, per tornare al nostro argomento, i progressisti sono ossessionati dall'importanza straordinaria, meravigliosa, metafisica della scuola pubblica, della scuola per tutti, della scuola laica, della scuola di massa, e vorrebbero irrigare di soldi questo settore. E le donne ci stanno benissimo, come ho detto. Quant'era l'82%, non mi ricordo se era l'82-78% di insegnanti donne alle scuole superiori, 96% di insegnanti alle elementari, che è una fase importantissima. È chiaro che hanno tutto l'interesse a essere progressiste, perché così possono continuare a usare la scuola, se vincono le elezioni, possono continuare a usare la scuola come centro di indottrinamento, come centro di controllo e detenzione del potere, come centro di punizione per tutti i devianti che non gli piacciono. E infatti non è un caso, assolutamente non è un caso, e penso che nessuno dei miei colleghi può essere così pusillanime da dire che è un caso, che l'abbandono scolastico è astronomico fra i maschi, soprattutto fra i maschi, come dicevo prima, quelli un po' problematici, quelli un po' quelli che hanno visto un po' di cose, sono stati un po' in giro, nonostante la giovane età, e non si fidano della prima che passa, che gli dice io ho il potere perché me l'hanno dato. Per citare Tywin Lannister, uno che ha bisogno di dire io sono il re non è davvero il re. Ultimo motivo di quelli realistici, concreti e materiali, poi passiamo alla parte piccantina, quella che come sempre, se la vede la persona sbagliata, ai 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 per il vostro dottor Boemi, quel che succede. Comunque, rimaniamo nelle cose più o meno, per dire, accettabili. C'è tutta la dimensione delle libertà individuali. Le donne hanno conquistato progressivamente in Occidente tantissime libertà, una quantità che non hanno mai avuto e probabilmente non avranno mai un livello di libertà maggiore di questo, perché la società non può reggere un livello di libertà maggiore di questo. Questa è opinione personale. Comunque al momento possiamo limitarci a dire che hanno una serie di libertà mai viste nella storia dell'umanità. L'accesso all'aborto, più o meno libero, l'accesso alla contraccezione, la possibilità di scegliersi loro il partner quando e come vogliono, senza condizionamenti dall'esterno di nessun tipo, nella stragrande maggioranza dei casi, la possibilità di svolgere ogni attività lavorativa che vogliono, anche se poi, come detto, vanno sempre in una direzione, però è una loro scelta. Magari è, come dice il meme, è l'illusione della scelta. Però sembrerebbe una loro scelta. Tutte queste cose sono in qualche modo oggetto di discussione perenne e del discorso politico. Cioè, in molti casi i conservatori fanno un ragionamento del tipo: cerchiamo di contrarre alcune di queste libertà per togliere un po' di felicità dall'individuo, felicità poi presunta, perché non è detto che queste cose diano felicità, ma cerchiamo di togliere un po' di libertà dall'individuo per favorire il benessere collettivo, per favorire soprattutto l'idea, e questo arriverà in uno dei punti della sezione dopo, l'idea del sociale, magari possiamo chiamarla, se siamo un po' nostalgici, della patria, cioè dare un po' della propria libertà per avere in cambio un po' di stabilità della propria nazione. Questo è un principio non avversato dai progressisti, ma avversatissimo. E moltissime donne non vogliono darla minimamente un po' della loro libertà per dare un po' di stabilità al paese. Manca a parlarne. C'è anche da capirle. Probabilmente c'è da capirle. Può venire in mente che questo è un discorso, un tipo di argomento della brutta china, no? Io ti do un pezzettino della mia libertà e poi tu te ne prendi un altro, e poi un altro, e poi un altro, poi un altro, e poi 25 anni siamo col burka e non possiamo uscire di casa se non con il papà o lo zio. Può essere, è un ragionamento che ha un suo perché, io lo capisco. Questo spiega in modo abbastanza agevole, penso che alla portata di tutti, perché la maggior parte delle donne sia così progressista, a prescindere, e questo ci tengo a dirlo, a prescindere dalle sue ragioni materiali. Magari una giovane donna che va a votare per la prima o la seconda volta è nata in una famiglia di Milano, ricchissima, con un sacco di interessi finanziari, non lo so cosa fanno le persone ricche, dovete scusarmi. Nella mia fantasia fanno determinate cose, non so poi se sono vere. Comunque una famiglia ricca che per esempio avrebbe tutto l'interesse a sostenere certe politiche dei conservatori, soprattutto per un motivo banalissimo, per non farsi caricare di tasse e magari togliersi invece delle tasse. E magari una ragazza così
accetta di andare a perdere dei soldi, anche tanti soldi, pur di mantenere però questo discorso ideologico che abbiamo già fatto. Quindi ci si danneggia, si antepone questo desiderio che abbiamo appena espresso in queste forme concrete alla vera concretezza, cioè al cercare di non diventare più poveri, a cercare di non farsi restringere le proprie possibilità economiche e poi chiaramente sull'influenza del potere, perché più uno è ricco, più può influenzare il potere, più può diventare ricco. Dinamica banalissima. Ecco, io pur di poter abortire liberamente, per esempio, sostengo un partito che magari mi carica di tasse e quindi io perdo soldi, perdo potere e perdo soldi e perdo potere in una dinamica di discesa. E questo il fattore interessante. Votare e comportarsi, avere un orizzonte che è contrario al senso concreto. E questa non può che essere, e se no non ne stavamo parlando qui, una questione psicologica. Perché non possiamo spiegarla con la materialità. Per la materialità io sceglierei i miei interessi economici o al massimo di gruppo sociale, quindi i miei cosiddetti valori sociali, che poi per rifarsi alla dialettica marxista altro non sono che sovrastruttura. Adesso abbandoniamo ancora di più le solide basi dei motivi concreti, tipo perdere i soldi, perdere il lavoro, e passiamo alle cose, quelle un po' più incerte. Prima di cominciare questa sezione, io devo, per onestà intellettuale, dire che tutto quello che sentirete in questa parte del video è stato influenzato e in qualche modo informato, per usare questo verbo in modo un po' particolare, da un bel video di un canale che si chiama Hoemath, che io ovviamente linkerò. Mi dispiace per quelli di voi che non parlano in inglese, lui ovviamente è americano, gli frega niente di fare i video in altre lingue, non lo so se ci sono i sottotitoli, io lo guardo sempre in inglese, non so se ci sono i sottotitoli, penso di sì, credo che gli convenga metterli, se non ci sono mi dispiace. Comunque è un video molto interessante in cui lui parla di certe, è quello che lui fa sempre, parlare di, vabbè, lui usa una parola non tanto carina per definire le donne, comunque per spiegare la psicologia femminile. Quindi questa parte di video prenderà alcuni spunti, diversi spunti da questo video. In sintesi, cos'è questa sezione? Questa è la sezione in cui noi ragioniamo sui motivi di aderenza a un modello politico progressista da parte delle donne, anche in assenza di un motivo concreto, che però queste stesse donne non saprebbero spiegarvi, perché si tratta di contenuti tutti inconsci o comunque in qualche modo rimossi dalla coscienza, perché se espressi come farò io adesso risulterebbero molto urtanti per se stesse, per il prossimo, per la società, per la propria immagine di sé come gruppo e come individuo. Se vi sto dicendo questo significa che se ci sono delle ragazze in ascolto, di solito non ce ne sono tante, ma magari questo video fa eccezione, ecco, preparatevi a non essere particolarmente felici. C'è un grandissimo tema che è diventato non centrale, ma super centrale nel dibattito politico di tutti i paesi occidentali, che è il tema delle migrazioni. Questa è un'epoca di grosse migrazioni, di grandi cambiamenti alla struttura sociale, e questo non è assolutamente un unicum nella storia, anzi ci sono stati periodi di questo genere continuamente, non è una grande sorpresa in sé per sé. A scuola per esempio si studiano le cosiddette invasioni barbariche, è un termine orrendo, io non l'ho mai sopportato, ma non perché non sono d'accordo col chiamare qualcuno barbaro, perché nel suo contesto storico è una parola che ha assolutamente senso, ma perché non spiega che cosa stava succedendo. Detto così sembra che i barbari cattivi stavano entrando nell'impero romano buono, invece no. Un termine che descrive molto meglio, secondo me, questo è le migrazioni germaniche, cioè erano queste grandi masse di popoli che si spostavano da un punto all'altro perché avevano varie necessità. La cosa straordinaria, quindi, non è tanto che questo è un periodo di grandi migrazioni, perché non è il primo, ma questo è il primo periodo della storia umana in cui i paesi che sono oggetto di migrazione non si difendono. I romani avevano, per esempio, per continuare questo esempio, avevano l'abitudine di fare entrare delle persone sul loro territorio quando lo ritenevano conveniente. Anche perché c'era la schiavitù, quindi vabbè, questo aiutava, però comunque però quando dicevano basta, non abbiamo più bisogno di nessuno, siamo arrivati a quello che ci serviva, tanti saluti, la frontiera si chiudeva e chiunque provava a entrare illegalmente veniva considerato fondamentalmente un invasore.
ha ragione o ha torto, ma questo era lo schema del mondo per come è stato fino a pochissimo tempo fa. Questo è il primo periodo della storia dell'umanità in cui chi riceve, come dicevo, non si difende. Lascia entrare, wir schaffen das, magari 1 milione di persone sul suo territorio. Questo tema dell'immigrazione è il grande tema, il grande campo di battaglia tra progressisti e conservatori, forse il principale campo di battaglia. Laddove i conservatori vedono queste migrazioni non controllate come un possibile strumento di perdita della propria identità nazionale, della propria identità anche per alcuni razziale, e questo è il profilo psicologico del dibattito, poi tolto dall'inquinamento dialettico che c'è sotto, e i progressisti invece vedono l'idea stessa, se sono molto radicali, vedono l'idea stessa del confine del paese, un'idea superata, che il mondo è uno e che soprattutto, e questo è molto interessante, che le persone bianche, gli europei sono colpevoli e quindi in qualche modo devono farsi carico di questa grande massa di persone che arrivano, cosa che in effetti è successa quasi puntualmente, perché poco importa se i governi sono o conservatori o progressisti, quest'idea del doversi fare carico è assolutamente penetrata a tutti i livelli. È penetrata questa idea moltissimo tra le donne, più che tra gli uomini, e dal nostro sondaggio, dalla nostra survey, quella che ho menzionato più volte, ma anche da tante altre, questa idea tra le donne occidentali, perché tutto questo è una dinamica occidentale, è penetrata tantissimo. Oemath, nel video in questione, dice una cosa molto interessante. Lui dice che questi immigrati, che sono sempre visti, guardate bene, sono sempre visti come una massa di persone tutto sommato uniforme, che ha dei bisogni simili, un corpo tutto unico e che quindi ha una sola coscienza, una sola personalità, un solo significato, sono visti come un surrogato di bambini. Sono visti come un surrogato di una cosa pura, da proteggere, da tutelare, da salvare dagli uomini cattivi. E infatti sono sicuro che tantissime volte avrete sentito il discorso dell'uomo cattivo. Il discorso dell'uomo cattivo è una estrema banalizzazione di ogni problema politico, ogni problema sociale, in cui si dice che l'altra parte è fatta da persone cattive. Persone spietate che vogliono ammazzare tutti, vogliono fare gli stermini e basta, e questo non c'è altro da dire. Noi siamo i buoni, voi siete i cattivi. Questo desiderio di avere la preminenza morale e cercare sempre di essere dalla parte dei buoni, anche quando evidentemente il problema è molto più complicato di buoni contro cattivi, facciamo entrare tutti, non facciamo entrare nessuno, diamo la cittadinanza a tutti, non la diamo a nessuno. Il problema è molto più complesso di così, ma invece no, si banalizza. Si porta a un livello da scuola elementare in cui si costruisce una dialettica triadica in cui c'è il buono, che in questo caso è la donna, l'oggetto della discussione, l'immigrato, che come dicevo è visto come un essere puro, praticamente è il buon selvaggio. Mi dispiace per chi sta ascoltando, ma questo è. In questa dinamica molte donne vedono l'immigrato come il buon selvaggio, e basta che guardate come ne parlano per capire. C'è un video meraviglioso di una tipa americana che descrive, questi non sono immigrati ma sono persone comunque minoranze, che descrive i poveri bambini del Bronx. Now we have, young black kids growing up in the Bronx who don't even know what the word a computer is. They don't know these things. E poi ci sono gli uomini cattivi, quindi questa triade tensiva in cui loro, per lo più donne, possono, immagino anche uomini lo fanno, ma ovviamente sono per lo più donne, possono sempre rappresentarsi come la parte buona, l'eroe della storia, e così risolvere ogni tensione possibile. Questo è possibile anche per, punto 2, il discorso sulla minaccia. Su questo canale, su moltissimi altri canali, nella televisione nazionale, su internet, dappertutto. Le donne contemporanee occidentali, quante volte dirò le donne in questo video, neanche Fabri Fibra nella canzone omonima, si descrivono fondamentalmente come delle potenziali prede, cioè si descrivono come molto molto impaurite da quello che gli può succedere, no? Dicono c'è l'aumento della violenza, c'è il femminicidio, c'è le violenze domestiche, c'è questo, c'è quello e c'è quell'altro. Quindi in teoria dovrebbero percepire una forte minaccia e comportarsi di conseguenza.
minaccia è tipicamente il contenuto dei conservatori. Ho paura di questa cosa nuova che non conosco, ho paura di questa cosa che cambia le carte in tavola, allora mi difendo preventivamente. Il problema è che per molte donne si crea un cortocircuito in cui la minaccia è vista come un fatto individuale. Anche messe di fronte alle evidenze, per esempio alle evidenze della popolazione carceraria di tutti i paesi dell'Europa, ma di alcuni in alcuni è incredibile, in Italia è molto significativa, le disparità, diciamo, di gruppi, non riescono o non vogliono, perché andrebbe in conflitto con quella dinamica che abbiamo detto prima, infatti sono due cose gemelle, non riescono a definire la minaccia come un fattore sistematico. La minaccia si riduce a fattori che hanno a che fare con la responsabilità individuale. Quell'uomo che è diventato un violento, per esempio, o un abusatore, lo è perché la sua famiglia lo ha educato male, lo è perché la scuola lo ha educato male, o addirittura lo è perché lui è nato così, è una bella marcia, tanti saluti, arrivederci. Non riescono a dire, non possono dire che ci sono delle condizioni esterne, capitemi, ci sono delle condizioni esterne, oggettive, per le quali la minaccia non proviene da tutte le fonti un po' random, tiriamo i dadi, vediamo com'è quest'uomo specifico, ma si potrebbe eventualmente prevenire con delle specifiche attenzioni verso delle specifiche categorie. Questo non lo possono dire. Altra cosa molto interessante, il discorso sulla responsabilità. Lo facevamo prima, lo approfondiamo. Lo approfondiamo sulle componenti più psicodinamiche, più interne, diciamo, più inconsce anche se vogliamo. Che vuol dire responsabilità? Vuol dire principalmente essere e sentirsi e ammettere di essere qualcosa di più rispetto a se stessi. Nella politica questo generalmente si declina come l'essere parte di una polis, cioè quindi di una comunità. Comunità che generalmente nel nostro tempo presente, anche se alcune donne contestano pure questo, si declina nello Stato nazionale. Cioè, io sono un cittadino italiano. Quindi oltre a fare i miei interessi, che sono la cosa principale, in una società individualista, io dovrei provare a fare anche gli interessi del mio paese. Ogni tanto i miei interessi e gli interessi del paese non sono concordi. E a quel punto che si fa? Questa è la domanda. Anteponiamo i miei bisogni o i bisogni del paese? Esempio così, che non sta avvenendo in questo momento. Il mio bisogno, il mio desiderio individuale è non fare figli, perché i figli rompono i coglioni in una maniera che non si può immaginare, non ti fanno dormire, costano un sacco di soldi, ed è vero, il governo non ti dà niente, non ti dà la casa costa tantissimo, tutte le case sono B&B, è complicato. Quindi il mio desiderio sarebbe non farne per potermi godere un minimo la vita, quel poco che ho a disposizione, e non ne faccio. Lo Stato ha bisogno di figli però, perché ci stiamo estinguendo, è tempo brevissimo, in brevissimo tempo noi siamo solo vecchi in mezzo alla strada, che pare cecità di Saramago, però coi vecchi invece che coi ciechi. E quindi cosa anteponiamo? Il nostro piacere, il nostro desiderio di autoaffermazione, di soddisfazione, o il bisogno della nazione? Questa risposta è una risposta che per molte donne ha del tragico, quest'ultima, perché la loro comprensibilissima paura è che facendo gli interessi della nazione, anteponendo gli interessi del gruppo ai loro, tornino in quella condizione che molte di loro sono state educate a considerare, dove sono state educate altro a scuola, da chi? Dalla professoressa, a considerare una condizione schifosa, deplorevole. Ogni tanto loro dicono: ma sì, una donna può anche decidere in libertà, poverina, di fare la casalinga, di stare a casa con i bambini, però insomma l'implicito è però che schifo, cioè dai, ancora nel 2026 i bambini a casa, ma sono ste cose. Non lo possono dire così apertamente, ma è quello che intendono, è chiarissimo, cioè lo vedono come un fallimento. Ecco, se dovessimo anteporre i bisogni della nazione, per dire,
ai bisogni individuali, probabilmente questa sarebbe la strada verso cui dovremmo andare, almeno per un periodo. Forse non così radicale, ok? Forse non si tornerebbe come nel 1925, 26 se vogliamo fare 100 anni, ma si tornerebbe come fino a, diciamo, l'ultimo momento in cui abbiamo avuto un po' di stabilità demografica. Infatti l'unico paese occidentale che ha la stabilità demografica, guarda caso, è Israele. Vabbè, lasciamo perdere questo discorso. Questa cosa le spaventa a morte, le spinge proprio nelle braccia del progressismo più estremo e continua a dirgli: ma sì, fai quello che vuoi, stai tranquilla, prenditi la tua libertà, anzi prenditene un pezzo di più, prendite un po' di più di questa libertà, non ti preoccupare. Anche perché, punto numero 3, questa parte di progressismo dice anche: non ci sono vere minacce. O meglio, ci sono, ma non quelle che intendono loro i cattivi. Noi, i cattivi, e stavolta non lo taglio il noi, sappiamo che la politica è quello che abbiamo detto all'inizio, il gioco degli interessi contrastanti. Io voglio arrivare al potere e mettere al potere le mie istanze, perché le mie istanze sono giuste e io ci credo, punto e basta. E i miei simili mi aiuteranno ad arrivare a questo risultato, che siano simili in senso a persone che la vedono come me in politica, gli altri socialisti, che siano simili perché hanno la stessa religione, gli altri cattolici, oppure possono essere simili anche per un altro motivo. Per esempio, una forte minoranza può essere molto più determinante di una debole maggioranza. Questo il progressismo moderno non lo vede, perché come dicevamo prima, la minaccia è sempre di tipo individuale, sono le persone a essere cattive, non sono i gruppi a essere cattivi. Non è possibile che un gruppo, non perché è cattivo, ma perché crede a cose diverse da te, cerchi di prendere il potere e sovvertire lo Stato, perché lo Stato, la Costituzione, è nel cielo, non si tocca. La nostra Costituzione, che è stata scritta 80 anni fa, quelli che sono, non si tocca. Voi potete pensare, dico voi telespettatori, potete pensare che qualcuno un giorno prenda la Costituzione nostra, quella francese, quella tedesca, quel che è, si pulisca il culo e dica: ma che è sta roba? Sta roba sono valori che per noi non significano niente, noi vogliamo vivere in tutto altro modo. Il progressista dice: no, questo non può mai succedere, stai tranquillo, questo non succederà, stai tranquilla, questo non succederà mai. Se anche tutti i cittadini del tuo paese vengono da un posto dove le regole sono completamente diverse, una volta che arrivano qui, una volta che si integrano, parola meravigliosa, devono seguire quelle regole, perché quelle regole sono la parola di Dio, anche se non ci credono, sono la parola incontestabile. Si adegueranno, quindi in un certo senso il potere lo manterremo noi. Ovviamente questo è un delirio, senza mezzi termini, questo è un delirio, non capire, non vedere la minaccia della sovversione del proprio dell'ordine in cui si vive, è un delirio. Se va bene per una persona che ha qualche problema, forse che è molto ingenuo, forse un bambino piccolo, ma una persona adulta che non si rende conto che il potere, le regole stanno dove si possono difendere, quando non si possono difendere qualcun altro farà delle nuove regole, è impressionante la banalità di questo concetto. Ma il progressismo questo lo nega, perché se il progressismo questo non lo negasse e accettasse la verità che il potere sta dove è la maggioranza, il potere sta nelle mani di chi è più forte e non di chi è più giusto, non di chi ha la Costituzione più bella del mondo, e allora il progressismo dovrebbe accettare, e non lo può accettare, anche il principio della difesa e anche il principio della prevenzione. Sono tutte cose che, come abbiamo appena detto, le donne non vogliono. E adesso passiamo alla parte più, forse in un certo senso, tristemente divertente, per citare un grande artista. Ed è: ma tutta sta roba, che conseguenze ha sull'uomo medio? Soprattutto che conseguenze ha sull'uomo medio che guarda il canale del dottor Boemi, che guarda Psicologia nell'angolo e che quindi probabilmente è interessato a certi aspetti del vivere e delle relazioni tra l'uomo e la donna? È presto detto. Se i miei spettatori mi concedono una piccola digressione personale,
Io vorrei fare un esempio e introdurre un nuovo elemento sul canale. Il mese scorso mi è capitato, come a tutti voi immagino, di guardare le Olimpiadi. E nel guardare le Olimpiadi io ho sviluppato un certo interesse, diciamo estetico principalmente, verso un atleta che poi ha vinto una medaglia d'oro. A tal proposito, chi alla fine di questo video commenta e correttamente indovina di chi sto parlando, riceverà un badge uomo di cultura. O incredibilmente donna di cultura, se per caso è una donna. Di recente questa signorina, una persona giovane, ha rilasciato un'intervista in cui ha ribadito tutte le cose che io sto dicendo da un'ora di girato, non lo so quanto verrà nel video, comunque da un bel pezzo, cioè dobbiamo accogliere più persone immigrate, dobbiamo limitare il potere della polizia nel paese, eccetera, eccetera, tutte le cose che sono cose comunissime, che sapete benissimo. La mia reazione a questo contenuto, diciamo a questa scoperta, e poi grande scoperta non è stata grosso modo questa. A me che cazzo me ne frega a me? Io credo che per la maggior parte degli uomini, tranne se davvero non vivono per quell'aspetto, cioè se l'aspetto politico, ideologico non è proprio il più centrale della loro vita, cioè se non uscite con Hermann Göring, la maggior parte degli uomini riesce ad andare oltre questo aspetto e dire una roba tipo ma sì, la pensiamo diversamente. Poi io tutto questo video finora ho parlato solo di donne, diciamo qualcosa anche del mio genere. Poi non è che molti del mio genere fanno così perché sono degli illuminati, no? Illuminati quelli cattivi, illuminati nel senso delle persone dotate di grande apertura mentale, dicono vabbè, la bellezza della vita sta nei contrasti. Non è per questo, lo sappiamo tutti qual è il motivo, non facciamo i pusillanimi, però in questa forma di, chiamiamolo egoismo, cioè del dire io antepongo il mio piacere, il mio interesse in questo caso, cioè di avere una ragazza, di uscire con una che mi piace, al mio aspetto ideologico e magari lo metto un po' in secondo piano, anche se non è un gesto di altruismo, però nome tutelare Adam Smith comunque rende la società più funzionale, meno conflittuale, ecco. Poco importa perché il conflitto si sta spegnendo, comunque abbiamo meno conflitto. Ecco, se avete fatto un giro su Tinder negli ultimi 7-10 anni, no dai, un po' di meno, negli ultimi 5 anni, vi sarà capitato di incappare in bio di donne, ragazze giovani che dicono no fasci, che poi fasci, vabbè, vuol dire assolutamente niente, vuol dire tutto e niente, è un termine ombrello che ormai praticamente è diventato pedissimo, comunque diciamo così, diciamolo bene, no conservatori, non reazionari, no X, Y, Z, cioè persone che la pensano in modo che non mi piace, non scherzano, dicono sul serio. Poi ovviamente fanno anche delle eccezioni, però le eccezioni lo sappiamo tutti chi sono, quindi parliamo dell'uomo medio, l'uomo normale. Perciò avere una certa idea è una penalizzazione. Aderire a un certo modello è una penalizzazione. E badate bene, ora io lo so che voi cosa state pensando, ma è la stessa cosa 50 anni fa, 70 anni fa, 80 anni fa. Se tu eri democristiano non è che potevi uscire con una comunista. C'erano delle comuniste che ti avrebbero detto no, guarda, io esco solo con i compagni e buona lei. E allora cosa è cambiato? Risposta, è cambiato quello che abbiamo detto all'inizio. Un tempo c'erano le classi sociali, quindi i partiti, la divisione politica era per classi sociali e quindi tu trovavi grosso modo, se ti interessava e volevi evitare problemi, donne che avevano il tuo stesso orientamento perché appartenevano al tuo stesso censo e alla tua stessa classe sociale. C'erano delle eccezioni, certo. Che Guevara c'è sempre esistito, no? Come dice il grande poeta italiano, il comunista con Rolex c'è sempre stato, ma la maggior parte delle persone votava in base al suo orientamento, al suo censo, allo strato sociale a cui apparteneva, quindi si potevano sempre trovare delle persone dalla propria parte. Ora invece la situazione è che dalla tua parte tu trovi i bros, trovi gli altri maschi e che puoi fare? Ti puoi scambiare il reel con gli altri maschi, non è che ci puoi uscire. Tranne se non hai quell'inclinazione, e a me viene il sospetto che, non so se è davvero così, ditemelo se ci siete nei commenti, se le persone omosessuali se la vivono meglio, se gli uomini gay se la vivono meglio, talvolta ho il sospetto che se la vivano meglio. Quindi questo è un ulteriore blocco per un uomo normale. Cioè, devi stare attento al look
ha i soldi, ha lo status, eppure non essere del partito sbagliato, praticamente tutti tranne essere progressista. E allora voi direte, ma dottor Boemi, ma è così facile? Ma io faccio finta di essere progressista. Bravo. Non avete idea di quanto è difficile mantenere una maschera diversa rispetto a quello che si è. Non dovete, se volete farlo, non dovete mai sbagliare un colpo, non dovete mai fare un commento sbagliato, non dovete mai mostrare entusiasmo per la cosa sbagliata, non dovete mai ridere per la battuta sbagliata. Dovete tenere quel telefonino con i reel marci di Instagram che avete, che ci abbiamo tutti, bello chiuso, con la password, il PIN, i codici della valigetta nucleare. Perché se invece emerge anche una sola volta la verità, pessimo, pessimo. Non funziona, non funziona quasi mai. Il masking, come dicono gli amici neurodivergenti, non funziona quasi mai. Ci vuole una quantità di focalizzazione che è disumana. Tutto focus, tutto focalizzato. E ovviamente tutto questo che cosa causa? Causa un'ulteriore, ennesima, finale contrazione degli spazi neutri, degli spazi di confronto, o addirittura degli spazi dove, che non sono neutri magari, ma dove si possono incontrare persone che la pensano allo stesso modo. Cioè, in altre parole, noi ci stiamo avviando, detto terra, verso una società in cui se vai al pub X, che è frequentato dai conservatori, ci trovi solo uomini e 3 donne. Se vai al pub Y del progressismo, ammesso che esistano queste divisioni così, io credo che esistano molto di più, per esempio, in piazza, che è una cosa che sta diventando di nuovo, sta prendendo molto piede. Vai al bar del progressismo, trovi il 97% donne e 3 uomini. Proprio una società che si è chiusa nei suoi 2 generi che non parlano più l'uno con l'altro. E già non parlavamo perché ci eravamo chiusi in generale. Adesso non parliamo neanche più tra i 2 generi e addirittura ci facciamo la guerra, il combattimento eterno. E dove andiamo? Andiamo nella direzione in cui noi ci facciamo il combattimento eterno e ci estinguiamo. E qualcun altro che invece non fa il combattimento eterno, almeno per il momento, se la ride. Io per oggi ho concluso, questo sarà un video molto lungo ma a cui tenevo molto. In attesa di estinzione definitiva, provate a rimanere in salute.